Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Una ricetta semplice semplice, oggi presento con dei funghi porcini messi in ammollo. L'ho lasciati un'oretta, un'oretta e mezza. Non butto il brodo perché poi lo utilizzerò. Cosa vado a fare? Un bel primo gustoso e semplice, ma in bianco con qualche pomodorino. Proseguo. Uno spicchio d'aglio in camicia, vado a mettere un po' di olio d'oliva o quello che preferite. Lascio riscaldare senza bruciare, nel frattempo taglio i funghi. Taglio dei tocchetti, non troppo piccoli, neanche troppo grandi, un paio fino al termine, tagliati a pezzi, né piccoli e né troppo grandi. Vado a inserirli nell'olio poco ovviamente caldo dove ho messo l'aglio in camicia. Un paio di secondi li faccio diventare un po' dorati, aggiungo un po' di sale e il brodo, insaporiamo. Facoltativo, se si vuole si metterà un po' di pepe, però al termine. Già sprigiona un profumino favoloso. Prendo un retino, ce l'ho più grande ma preferisco questo piccino, e vado a inserire il brodo, l'acqua stessa dei funghi. Non la metto tutta, ma che ce ne sia un po'. Semplicissimo. A questo punto copro e lascio cucinare almeno per 10 minuti. Tutto a fiamma viva, poi abbasso e li faccio cucinare. Possiamo fare anche con i porcini freschi, e il brodo utilizzeremo brodo vegetale, quello che si vuole preparare. Ma dal momento che sono passati quei 7-8 minuti, io andrò a sfumare facoltativo con 2 dita 3 di un bicchiere di vino. Proseguo. Sono trascorsi all'incirca 10 minuti. Il brodino, l'acqua stessa dei funghi si è assorbita abbastanza. Vado ad aggiungere 2 dita di vino, lascio cucinare ancora a fuoco lento per 4-5 minuti. Nel frattempo dei pomodorini o un pomodoro, faccio a pezzetti e mi preparo, che poi li metterò cruda, del prezzemolino. Procedo. Aggiungo i pomodori fatto, in questo caso io uno a pezzetti, e lascio cucinare ancora per 2-3 minuti. Nel frattempo andremo a mettere l'acqua per la cottura della pasta. Rigiro, andrò a vedere il gusto di sale com'è, altrimenti lasciamo così, continuiamo a cucinare per 3-4 minuti. Ho spostato la padella dove sta cucinando al minimo, prendo un'altra padella, appena ancora un filo d'olio, e vado a mettere dei pezzetti di salsiccia sbudellata, praticamente sbudello io. Lascio che diventi ben croccante, dipende da quante persone. Il piatto che io sto preparando è per 5 persone. Volevo mettere poi degli spaghetti, quelli larghi, o delle tagliatelle, ma preparo anche il baracchino, se si usa ancora dire, per domani per mio marito. Quindi vado a mettere una pasta consistente che mi mantiene la cottura. Procedo fino alla fine. Praticamente la faccio arrostire un pochino, la sgrasso per modo di dire, perché la vado a fare insaporire, vado a togliere un po' di grasso. Sembrano delle polpettine di salsiccia. Si può vedere, posto il fuoco, perfetto. È quasi un piatto completo. Una volta arrosolato vado a inserire di nuovo nella crema di funghi porcini che sta cucinando. Mezza cottura, spengo e vado a mettere nell'altra pentola. Sempre a minimo il fuoco, aggiungo. All'inizio mettete poco sale, perché se la salsiccia fosse troppo salata, poi andare a aggiustare dobbiamo aggiungere del brodo. Così è perfetta. E lascio cucinare ancora 3-4 minuti, non di più, perché poi la facciamo mantecare con la pasta. Il sughetto è quasi a posto. Se si asciuga troppo abbiamo sempre quel po' di sughetto di liquido che era rimasto dei funghi porcini messi in ammollo, ma così è perfetto, perché poi andrò ad aggiungere un po' di acqua
della cottura della pasta per mantecare. L'acqua bolle, io mi regolo a piatto, nel senso che metto la pasta nel piatto, in questo caso ne metterò 4, che c'è anche da mangiare per mio marito. Questi logicamente aumentano di numero, di volume, non di numero. Cottura 12 minuti, però lo metterò 10 perché finirò quei 2 minuti, terminerò col cucinare dentro ai funghi porcini e la salsiccia. Proseguo. Pronto? Pasta al dente. Vado a togliere un po' dei dei funghi porcini, li metto un attimo da parte. Oggi sono un po' lenta, mi sa che metterò la velocizzazione del video così non vi annoiate. Vado a prendere la pasta con tutto il brodo, invece di mettere dell'acqua di cottura ne ho fatto un più apposta perché poi quella che mi rimane da parte farò una frittata di pasta. Direi che mi fermo, fuoco vivace, andiamo a rigirare bene il tutto. Invece di mettere il mestolino con l'acqua della cottura, li ho scolati un pochino di più con un po' d'acqua. Rigiro bene il tutto, è proprio al dente, è perfetta. Ovviamente possiamo mettere qualsiasi tipo di pasta, gustosa, veramente buona. C'è un profumino, ne ho versate 2, poi le recupero, le userò per la frittata. Lasciatemi un commento che è sempre gradito, aiuta a far crescere il mio canale, condividete la ricetta se vi piace, se piace l'idea. A questo punto spengo, lo lascio così direttamente, senza metterlo nei piatti, porto in tavola e poi servo. Col cucchiaio vado a rimettere sopra i funghetti, ce l'ho con i funghetti, oggi i funghi porcini cotti, verso bene il tutto. A questo punto abbiamo la scelta, metteranno il pecorino, parmigiano, quello che si vuole. Il piatto è servito. Pronto? Lo servo in tavola così, ognuno metterà quello che vuole. Io andrò ad aggiungere il famoso pan grattato tostato. Se la ricetta vi piace, come sempre, chiedo, condividete e alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!